mercato delle gaite è una manifestazione di rievocazione storica e di ricostruzione storica che si svolge ogni anno a Bevagna nell'ultima decade di giugno. Solitamente finisce sempre l'ultima domenica di giugno ed inizia i 10 giorni prima. Questa manifestazione sui generis e unica nel palinsesto mondiale, soprattutto europeo, ricomprende il periodo storico che va dal 1250 fino al 1350. Durante questi 10 giorni a Bevagna il visitatore potrà assolutamente immergersi in quello che è il periodo medievale dell'Alto Medioevo per eccellenza e quindi fare un tuffo nel passato, tornare indietro di circa 700-800 anni e vedere nelle vie, nelle piazze, nelle taverne e nei luoghi caratteristici di Bevagna un qualcosa di unico ed inimitabile. Dal 1983 e poi ufficialmente con la fondazione delle 4 associazioni che compongono l'ente centrale mercato delle gaite e quindi le singole gaite che sono state fondate nel 1989, la manifestazione ha preso piede. Le gaite sono la gaita di San Giovanni, la gaita di San Giorgio, la gaita di San Pietro e la gaita di Santa Maria. Gaita significa posto di guardia, ovvero quartiere. Questa divisione è anche territoriale, nella quale viene suddivisa la cittadina di Bevagna, che si trova in Umbria ed è bagnata anche dal fiume Clitunno, un fiume sacro nel periodo romano e cantato da Carducci e da tantissimi altri scrittori. Bevagna in questo periodo, soprattutto nel periodo di riferimento, era divisa in questi 4 quartieri. Gli organizzatori e i fautori della manifestazione hanno ripreso la suddivisione rifacendosi agli statuti dell'epoca e soprattutto allo statuto che è ancora visibile e si può sfogliare all'interno del museo di Bevagna, uno statuto del 1300. A capo e a garanzia di ogni quartiere c'era il console e noi tuttora ci chiamiamo consoli. Io sono la prima console donna della manifestazione Mercato delle Gaite e il ruolo fondamentale del console è proprio questo, essere il coordinatore e andare a coordinare all'epoca il popolo della contrada, del quartiere. Oggi, essendo comunque nel 2023 anche presidente di un'associazione, in questo caso la Gaita San Giovanni APS, io come presidente vado a coordinare quelli che sono i rapporti sociali degli associati e quindi dei volontari che compongono la Gaita San Giovanni e che permettono la realizzazione di questa magia che è la rievocazione del mercato delle gaite. Accattate le buone mele! Accattate la granola dei poveri! Se gli attate di soldi e vi farò tenagliare con tenaglie refocate e vi ricorderete di me con grandissimo lamento! Via! Uomo che se rivela a mettere rumore sarà guasto della persona! Il mercato delle gaite è un gioco molto serio. Le 4 gaite si sfidano per vincere un palio. Il palio ogni anno viene realizzato da un diverso artista
e le gare che pongono in essere i 4 quartieri, le 4 gaite, sono 4. Abbiamo la prima gara, la gara gastronomica, nella quale ogni singola gaita ripropone e ricrea un piatto medievale basandosi su ricette dell'epoca, leggendo gli ingredienti, le spezie, in un contesto notturno, utilizzando solo ed esclusivamente illuminazione naturale, recitazione in volgare medievale, abiti medievali e illuminazione naturale. Avviene per la gara dei mestieri, una gara che richiede un grandissimo sforzo da parte dei volontari, perché vengono ricreate e mostrate tutte le fasi di lavorazione, quindi dalla prima fino al prodotto finito, di 2 mestieri, 2 arti, come avveniva proprio nel Medioevo. Come Gaita San Giovanni noi ricreiamo il Magister Portarum, cioè il maestro delle porte, nel quale andiamo a fondere bronzo ad una temperatura di quasi 1000 gradi, utilizzando le tecniche medievali. Andiamo a creare delle mattonelle di bronzo che verranno posizionate su delle grandi porte in legno robuste e andranno a comporre le porte delle chiese. Nella superficie si possono vedere proprio i personaggi. L'altro mestiere che mostriamo e abbiamo in gara e che è il fiore all'occhiello non solo della Gaita San Giovanni e del mercato delle gaite, ma di Bevagna tutta, e noi siamo molto orgogliosi del lavoro fatto dai nostri volontari negli anni, è la cartiera, la valchiera medievale nella quale produciamo carta bambagina o, per citare il volgare, carta bombicina. Descrivere la cartiera è quasi impossibile, perché è una macchina fisica e dal punto di vista anche dello sforzo umano enorme. Noi vediamo il mondo attraverso la filigrana della nostra carta. La carta che produciamo è una carta bambagina o bombicina, appunto. È un particolare tipo di carta che nel Medioevo non si faceva dal legno, come siamo abituati a pensare, ma si sfruttavano gli stracci. Immaginiamo un comune medievale che lavora e degli uomini che portavano in cartiera questi grandi sacchi di stracci e che venivano acquistati dalla cartiera. La cartiera li selezionava e quindi con cura li guardava e li sceglieva. Si scartava la lana che non era adatta e si utilizzavano stracci di lino e di canapa che venivano presi e nel caso in cui poi fossero stati colorati, venivano decolorati tramite un processo chimico che coinvolgeva la calce viva e l'acqua. Il colore veniva completamente sciolto, si dissolveva e diventava completamente bianco. Gli stracci venivano ridotti in brandelli e poi portati in una macchina che è il cuore pulsante della cartiera. La cartiera esiste da 30 anni. La macchina funziona con questi grandi martelli che vengono azionati da una pila, appunto. La macchina si chiama pila idraulica a magli multipli. C'è una grande ruota che viene fatta girare grazie all'acqua corrente, quindi un fiume, o meglio un torrente, un ruscello, faceva girare la ruota che azionava e faceva girare un asse cilindrico sul quale sono posizionate delle sporgenze che tiravano su e facevano lavorare i magli, quindi 9 martelli, 9 magli che battono su queste vasche, girando continuamente. I magli a fasi alterne battevano e riducevano in brandelli fino a ottenere una poltiglia, questi stracci. Questa poltiglia, questa polpa che otteniamo è la bambagia, quindi è la nostra materia prima. La prendiamo, gli diamo una forma tramite il modulo che intesse la trama del foglio. Dal nulla, da una pozza d'acqua, tiriamo fuori un foglio di carta che poi viene messo su lana infeltrita, questa stoffa appunto lana infeltrita. Poi i fogli vengono pressati, vengono lasciati ad asciugare, non è possibile scriverci sopra, ma il foglio deve essere reso impermeabile tramite una colla animale.
pressato di nuovo, viene di nuovo lasciato ad asciugare. Al termine, la fase che perfeziona e trasforma davvero un foglio è quella della calandratura. Un calandratore, un calandro e quindi una pietra pesante, molto liscia, con la quale si va a levigare completamente tutta la superficie del foglio. Si eliminano tutte le imperfezioni, è così che dopo un mese di lavorazione quello che era uno straccio sporco, bucato, macchiato, inutilizzabile, viene trasformato in un vero e proprio foglio. La carta è un'arte, la cartiera è una macchina importantissima. Ogni ingranaggio, sia umano che meccanico, gira, funziona e si incassa perfettamente con il suo compagno per dare origine dal nulla al tutto, perché poi la carta sta alla base della cultura e di quello che ci è venuto dal passato, no? Dal nostro passato. Siamo in qualche modo pionieri dell'agricoltura biologica in Umbria. La Malafemmina, il cui nome ovviamente è un omaggio alla Totò, è un vino naturale fatto con del grechetto raccolto precocemente. Viene poi rifermentato con del mosto ibernato durante la stagione di raccolta. Questo mosto viene poi aggiunto prima dell'imbottigliamento, fa una rifermentazione in bottiglia, è un metodo definito ancestrale. La bottiglia ha dei depositi dei lieviti sul fondo perché è una rifermentazione naturale, quindi non fa altro che dare ricchezza e complessità al vino. È un vino frizzante, quindi è meglio berlo a temperature basse, diciamo, suggerisco tra i 6 e gli 8 gradi. L'ultimo giorno si viene a svolgere la gara di tiro con l'arco. E soprattutto la gara del mercato, che per i volontari delle 4 gaite è la gara più importante. La manifestazione prende nome da questa gara, il mercato delle gaite, è il tirare le fila di tutte le fatiche che si protraggono per mesi nella realizzazione delle ricostruzioni che poi vengono poste in essere in quell'ora e un quarto nella quale si svolge questo film. Che vedono la gara del mercato vedono soltanto il ciak di inizio e poi non ci sono ciak intermedi come avviene al cinema quando una battuta non viene bene o una scena è da ripetere. Durante il mercato si vede veramente la vita di una giornata medievale. Troviamo dal banco del pane, al banco dell'olio, al banco delle stoffe, al banco del macellaio, il mercato degli animali, il momento dello sconforto quando viene qualcuno condannato alla gogna e quindi alla derisione di tutto il popolo. Abbiamo il momento del conforto nell'ascoltare un frate, il momento del commercio nell'acquisto delle granaglie. Veramente qualcosa di unico. La preparazione per fare questa gara si svolge in molti mesi precedenti alla data di inizio. I giorni della manifestazione sono il culmine delle fatiche dei volontari, sia la costruzione fisica delle strutture dei banchi medievali che ogni anno vengono accolti nelle vie di Bevagna, ma sia anche la ricostruzione e l'allestimento
delle persone singole, quindi i costumi, i banchi, gli oggetti che vengono portati ed esposti per la commercializzazione, e soprattutto il lavoro di mesi della recitazione, perché ogni fase del mercato, ogni fase di lavorazione, di commercio, di incontro, di confronto e di dialogo viene svolta in volgare medievale dell'epoca, riprendendo proprio gli statuti umbri dell'epoca e guardando come parlavano i bevanati del 1250 e del 1350, e da qui si inventano storie, dialoghi, tutto con un'attendibilità storica che sfiora quasi il 99%. Ingrassava fino a che fu porco di grassezza smisurato. Tutto quello che il visitatore può vedere a Bevagna è frutto della passione per la nostra cittadina meravigliosa e per i colori che portiamo nel cuore. Nel caso della Gaeta San Giovanni, i colori rosso-verde, e una passione che solitamente ci abbraccia dalla nascita e che ci rende molto orgogliosi di prendere parte a questa grande pazzia che è il mercato delle gaete.